un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo splendido pull che io ho chiamato Water Lily, che significa in italiano, perché è una parola inglese, significa ninfea. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare è il fantastico ninfea della Mistrico Filati linea top. È morbidissimo, è lucente e guardate, addosso è una nuvola, è caldo ma non senti quella pesantezza del filato e poi ha questa luminosità che adoro tantissimo. Io ho utilizzato il codice 07, vi faccio vedere però altri colori presenti sul sito e vi dico anche, guardate qui come sono lucenti questi gomitoli, è bellissimo, questo è veramente straordinario, veramente i colori, oltre a questi ce ne sono tanti altri sul sito. Dicevo, questo gomitolo non è da 50 grammi ma in realtà è da 25 grammi e misura 75 metri e fa parte della linea top della Mistrico Filati, in quanto è un misto di alpaca, poliestere metallico che sarebbe l'urex, micofibra e lana merino, che danno appunto questo calore senza però sentire che punga come una lana, proprio perché all'interno c'è anche la micofibra. Ora io vi ho messo questo filato in offerta da quando uscirà il video, quindi da domani fino a martedì vi ho messo il filato in offerta, perché ammetto che è un po' costoso ma ragazze ne vale assolutamente la pena perché è bellissimo. Quindi per quanto riguarda il quantitativo, come vi ho detto, io sono una taglia S, ho utilizzato 9 gomitoli lavorando sempre con un 105,5. Ora per una taglia L io vi consiglio 2 gomitoli in più, per una taglia L vanno bene anche solo 3 gomitoli in più. Questo perché io penso che della taglia M ne occorra soltanto poco del secondo gomitolo in più, quindi 11 gomitoli totali, mentre per una taglia L quindi 3 gomitoli vanno più che bene. Poi naturalmente se lo volete fare più lunga, se la volete fare versione ancora più larga, perché come potete vedere io l'ho fatta versione larga perché voglio metterci una bella cintura quando indosso delle gonne, o comunque voglio poterla indossare che mi entra, come va di moda adesso, un po' sul davanti per farlo scivolare qui ai lati, quindi quando indosso pantaloni a vita alta, quindi ho deciso di farlo un po' più largo del solito. Per questo anche ho utilizzato 9 gomitoli, avrei potuto utilizzarne solo 8 se la facevo un po' più stretta, ma volevo appunto questo effetto un po' più largo che va tanto di moda quest'anno. Dicevo, quindi questo è il quantitativo per quanto riguarda una M e una L, però se volete fare qualche modifica, quindi farla più larga oppure fare il motivo un po' più stretto rispetto al mio, quindi magari la lavorazione che ho fatto sopra voi la volete fare anche di più per quanto riguarda le maniche, in quel caso andate ad aumentare di un ulteriore gomitolo. La lavorazione che ho deciso di fare io alterna questa parte con strisce forate e strisce chiuse fino ad arrivare agli scalfi, perché appunto è un filato molto caldo, quindi non avevo bisogno di un punto molto chiuso, però per la parte superiore ho preferito, quindi dagli scalfi in poi, fare un punto più chiuso e creare questo scollo quadrato che trovo bellissimo, anche perché così posso utilizzare sotto un lupetto a giro maniche invece che lupetto a maniche lunghe, proprio perché vi sto dicendo questo filato è caldissimo. Le maniche invece sono andata a rifare i 5 giri che alternano queste strisce, però nell'ultimo motivo ho fatto un giro in più per quanto riguarda la lavorazione chiusa, in modo da richiamare un po' la parte lavorata sopra della maglia. Comunque è veramente semplicissima da realizzare, come sempre io vi do tutte le informazioni nel tutorial e se c'è qualcosa che non va mi potete sempre scrivere nei commenti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio o Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea top, che è il ninfea. Io ho scelto il codice numero 7 per realizzare la maglia. Il campione che vi farò vedere però lo realizzerò con il codice numero 10, questo perché il filato mi serve per un prossimo futuro, e quindi visto che sto utilizzando già il gomitolo per fare la creazione, voglio farvi vedere appunto il campione con un altro colore ma sempre con lo stesso filato. Lavoreremo con l'uncinetto numero 5,5 e
e io vi dico già che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2. Io, lavorando col 5,5, ho montato 106 catenelle, ottenendo così una circonferenza di circa 85 centimetri. Mi raccomando, per la taglie più grandi rispetto alle mie, allora io direi taglia M, andate a mettere almeno 10 catenelle in più rispetto a me, quindi 5 motivi. Taglia L, mettetene anche rispetto a me anche 7-8 motivi in più, quindi diciamo comunque di misurarvi sempre la circonferenza o dei fianchi o del seno, a seconda di cosa avete più grande, e di montare tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, naturalmente rispettando il multiplo di 2 catenelle. Detto ciò, andiamo a fare i 5 giri, che vi dico già che sono semplicissimi, anche perché sono veramente due, in realtà 4, sono uguali. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricominciamo da capo, salto una catenella, vado a fare una maglia alta nella catenella successiva, catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva, vado a fare una maglia alta. Continuo così per tutto il giro, quindi maglia alta, catenella, si salta una maglia alta e si va a fare la maglia, si salta una catenella e si va a fare una maglia alta nella catenella successiva. Quindi primo giro semplicissimo, ma come avrete visto a inizio giro, quando vi ho mostrato la creazione, i punti sono veramente facili da realizzare. Quindi andiamo a terminare il nostro primo giro facendo sempre una maglia alta, saltando una catenella. Per chiudere la lavorazione, invece di andare a fare la catenella e la maglia bassissima, andiamo direttamente nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. A questo punto iniziamo il nostro secondo giro. All'interno dell'archetto che si è creato vado a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Devo fare questo per tutto il secondo giro, quindi maglia alta nell'archetto successivo, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, catenella. Continuo quindi così per tutto il secondo giro. Come vedete sono giri veramente facili e vado avanti, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, entro nell'ultima maglia, nell'ultimo archetto e vado a fare l'ultima maglia alta. Per chiudere il nostro secondo giro, in questo caso vado a fare la catenella, entro nella seconda catenella delle 2 che avevo fatto e vado a fare una maglia bassissima. Questo perché alterno questo modo di chiudere, in modo tale che la cucitura resti d'inizio e fine giro, mettiamola così, resti sempre lineare, non vada in perpendicolare, in obliquo. Quindi terzo giro, entro nell'archetto, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, e devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Quindi come potete vedere veramente semplicissimi: catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Ok, a questo punto devo terminare il mio terzo giro e rifaccio come ho fatto per il primo. Vado nella seconda catenella e vado direttamente a fare una maglia bassa. Possiamo fare così il nostro quarto giro. Rientro nell'archetto che si è creato e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio. Rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme,
catenella di separazione, di nuovo maglia alta non chiusa, archetto successivo, seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e si ricomincia, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Devo fare questo quindi per tutto il quarto giro. Entro sempre nel primo archetto e vado a fare nello stesso archetto dove ho chiuso quelle due precedenti e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quinto e ultimo giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, vado nel primo archetto dove avevo fatto la prima per iniziare il primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Invece di fare la catenella, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. E adesso facciamo il quinto giro che è uguale a quello precedente, quindi rientro dentro, vado a fare una maglia bassa e una catenella che è la mia prima maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia, rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e ricomincio, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e ricomincio, e devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Quindi, come vi ho detto, sono giri veramente semplici, andiamo ad alternare tre giri di punto più forato e 2 giri di punto più chiuso. Adesso vi farò vedere come terminare e come iniziare di nuovo dal primo giro. Sto terminando il quinto giro, rientro nell'ultimo archetto, faccio una maglia alta non chiusa, entro nel primo archetto del giro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Questa volta vado a fare la mia catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima. A questo punto si ricomincia con il primo giro, vado dove ho la maglia l'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta e una di separazione, e poi vado a fare nell'archetto una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Quindi si ricomincia a fare quello che abbiamo fatto prima, il primo giro. Questi sono i giri che vanno ripetuti sempre. Adesso vi faccio vedere come sta venendo la mia maglia, visto che comunque la lavorazione già la sto facendo. Ecco qua, qui è come si presenta quindi la nostra lavorazione, vedete? Bellissima, il filato è veramente soffice, caldo. Quindi io adesso continuo a fare questi 5 giri, vi dirò alla fine quanti ne ho fatti e come andare avanti facendo la divisione della parte dietro con la parte avanti. Dunque, sono arrivata a mettere i marcapunti. Io ho ripetuto i miei 5 giri per 6 volte, terminando con il giro delle maglie alte chiuse insieme, e suggerisco, a prescindere da che taglia siete, di finire con questi giri. Questo perché io adesso per la parte superiore, la parte degli scalfi, lavorerò sempre solo questo ultimo giro, ossia il giro delle 2 maglie alte chiuse insieme. Questo perché voglio una cosa un po' diversa dal solito e inoltre voglio creare uno scollo quadrato. Poi vi dirò bene tutto. Comunque, per mettere i marcapunti io li ho contati, i gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, ne ho un totale di 51, quindi ne sono andata a mettere 25 dietro, 26 avanti. Vi ricordo sempre di andare a mettere sul davanti il motivo in più, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più, quindi mi raccomando, sul davanti andate a mettere il vostro motivo in più. Anche per le altre taglie, che siate una M, una L, una taglia più piccola della mia, dovete sempre dividere a metà e con quel motivo in più metterlo sul davanti. Se non c'è un motivo in più, mettete direttamente uguale, quindi se per caso ne avete 52, ne mettete 26 dietro e 26 avanti. Adesso quindi, come vi ho detto, andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto, però dobbiamo modificare un attimo l'inizio e fine giro, perché adesso lavoreremo in giri di andata e ritorno e non più in giri di tutto tondo. Quindi io entro nell'archetto dove ho fatto la mia
scusate, non devo entrare in archetto, vado direttamente dove ho il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, poi vado a lavorare normalmente, vado nel primo archetto e faccio una maglia alta non chiusa, vado nel secondo archetto e faccio una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenelle e poi riprocedo, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo, catenella e ricomincio. Vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come riniziarlo, e poi io vi dirò anche che una volta fatto questo giro, penso per 4 volte, andrò a dividere ulteriormente la lavorazione, però mi devo misurare man mano la mia la maglia per vedere, perché non voglio che lo scollo quadrato sia troppo grande, quindi devo valutare bene quanti giri fare prima di arrivare a fare appunto poi a terminare la parte degli scalfi. Quindi continuo a lavorare, vi farò vedere appunto come terminare il primo giro e poi iniziare di nuovo il primo giro. Sto terminando il giro, come potete vedere ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme e sono arrivata dove qui ho le ultime 2 e il marcapunti, quindi vado a fare una catenella, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. A questo punto mi giro con la lavorazione e ripeto sempre questo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro dentro maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e continuo così. Naturalmente quando andremo a terminare il giro dovremo andare a fare le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, la catenella e una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, e si procede sempre così. Io, come vi ho detto, adesso nel procedere poi vi dirò quando vado a fare la divisione, quindi delle micro spalline per creare lo scollo quadrato, e naturalmente vi dirò anche come si fa per come abbiamo fatto qui, dovremo fare una maglia alta a inizio e fine giro, e io vi dirò quanti gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme sono andata a fare e quindi dove ho fatto poi la maglia alta per terminare il giro. Ricordatevi sempre quindi che quando andiamo a fare questi giri dobbiamo iniziare con una maglia alta e terminare con una maglia alta e avere in mezzo i gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella. Vedete, sto terminando il giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la catenella, entro nella terza catenella e vado a fare la maglia alta, e quindi mi rigiro con la lavorazione. Scusate, qui ho dovuto mettere un nuovo filato, un nuovo gomitolo, quindi poi devo nascondere il filo. Quindi adesso io continuo a lavorare e vi dicevo, non so se farò ancora un giro e poi dividerò ulteriormente la lavorazione, oppure 2 giri e poi dividerò la lavorazione. Per adesso continuo a lavorare, poi naturalmente alla fine vi dirò appunto quante volte ho fatto il giro, quando sono andata poi a dividere e quanti giri sono andati a fare per fare queste micro spalline che mi permetteranno di avere lo scollo quadrato. Allora, io ho terminato sia la parte dietro che la parte avanti. Dopo aver fatto 5 giri di andata e ritorno, ho fatto altri 5 lavorando solo sui primi 6 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, e nel settimo gruppo sono andata a fare sopra la maglia alta, quindi maglia alta, 6 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, ho fatto la maglia alta per avere sempre inizio uguale alla fine sopra la settimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, e ho ripetuto questo giro per 5 volte, che ripeto è lo stesso qui solo più piccolo, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte, sempre 5 giri, sempre 6 gruppi di 2 maglie alte, e la maglia alta fatta sul settimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Dietro invece ho lavorato in giri di andata e ritorno appunto per creare questo scollo quadrato. Adesso quindi possiamo andare a fare le maniche. Per fare le maniche riprenderemo la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso, cioè fino agli scalfi, ossia i nostri 5 giri. Quindi vado direttamente qui a farvi vedere il primo giro. Non vi faccio rivedere tutti i 5 giri perché giustamente stiamo rifacendo i giri che abbiamo fatto per il corpo della manica della maglia, quindi vi faccio vedere solo il primo giro di maglie alte. Poi i giri sono sempre quelli, si lavora solo in tondo, e io mi aggancio qui dove avevo il marcapunti e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi 3 catenelle, nel frattempo prendo pure il filo, una catenella di separazione e poi vado a lavorare una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale,
una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, catenella e così via. Se mi accorgo che la lavorazione stringe troppo, ogni tanto vado a fare una maglia alta anche qui dove ho l'archetto di il forellino più piccolo. Io continuo in questa maniera, vedendo, stringendo un attimo la lavorazione per vedere un po' come fare, e vi dirò alla fine quante maglie alte sono andata a fare nel giro, in modo tale da valutare un po' poi per le altre taglie pure quante maglie alte fare. Allora, sto finendo il primo giro e io ho fatto un totale di 21 maglie alte, e la lavorazione va bene perché la manica non si è stretta né allargata, quindi io la lascio in questa maniera. Quindi vado direttamente poi a fare la mia a fare non la catenella di separazione, ma a fare la maglia bassa entrando nella terza catenella e iniziando così il secondo giro. Quindi maglia bassa, 2 catenelle, la catenella di separazione, e poi si torna a lavorare come abbiamo lavorato, e vado a fare i 5 giri che dicevo abbiamo fatto per il corpo della maglia, e continuerò a lavorare. Vi dirò alla fine quanti giri sono andata a ripetere, quante volte sono andata a ripetere, scusatemi, 5 giri, e allora ho terminato anche le maniche, ho ripetuto 5 giri per 6 volte, però l'ultimo motivo sono andata a rifare il quinto giro un'altra volta, quindi per un totale di 3 giri. Stessa cosa da quest'altra parte, questo perché dovevo allungarlo un po' di più, ma non volevo rifare la parte forata, volevo invece fare la parte chiusa, in modo tale da richiamare comunque la parte chiusa del sopra della maglia. Quindi anche questa creazione è terminata.